Papà, cosa scopriamo oggi? Oggi andiamo a scoprire il sito di Santa Bruna o Castrum Alliani, Dove si trova? sulla via Merina. Di cosa si tratta? Il Castrum Alliani fu un villaggio fortificato e sai, le sue origini sono molto antiche. Si tratterebbe infatti di un pagus falisco, poi romano, data la vicinanza della via Merina, e di cui rimangono anche i resti di un monumento funerario di un ricco personaggio. Mi ha incuriosito. Raccontami la storia di questo posto. Con la caduta dell'impero romano vennero i Longobardi, che combatterono aspramente contro i bizantini attorno al VI-VIII secolo d.C. per il predominio degli avamposti di frontiera, tra i quali ovviamente c'era anche il Castrum Alliani. Il castello divenne dunque un avamposto fortificato nel territorio del Castrum Gallensium, a difesa della via Merina e del Ducato romano. E poi? Dopo varie vicissitudini storiche e dominazioni varie, il Castrum Alliani fu distrutto dai Bretoni di Fortebraccio nei primi anni del 1400 e poi definitivamente abbandonato. Cosa rimane del villaggio fortificato? Beh, non rimane poi molto, ma quello che c'è è davvero bello e interessante. C'è ad esempio la chiesetta, detta appunto di Santa Bruna, che nel corso dei secoli ha subito rimaneggiamenti vari, fino ad essere trasformata in casolare, ma che comunque rimane di notevole fattura. Ed una torre, poi divenuta il campanile della chiesa stessa. Ma la torre è davvero strana. Eh sì, infatti si pensa che la torre avesse la doppia funzione di difesa e di campanile e nonostante il passare dei secoli si eleva ancora maestosamente al di sopra delle cime degli alberi. È vero che conserva le tracce dei rimaneggiamenti nei secoli, ma questo la rende straordinariamente affascinante. Insomma, è come trovarsi di fronte a un libro di storia ma fatto di pietre. Il sito di Santa Bruna o Castello di Agliano è situato su un crocevia di culture, di storia, di dominazioni e di genti diverse, che nel corso dei secoli hanno conferito a questo piccolo e sconosciuto sito un fascino davvero particolare. E ora via Riccardo, drone in spalla e andiamo a scoprire altre meraviglie sconosciute del nostro territorio.